Buonasera a tutti, benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia. Con me c'è il dottor Angelini. Ciao Michele, se vuoi un attimo presentarti. Buonasera Gianluca, buonasera a tutti. E niente, io sono qui per parlare un po' di storia americana, da sempre sono appassionato, ho scritto vari saggi, vari articoli e oggi appunto parleremo un po' delle cause dello scoppio della guerra civile. Bene, appunto ricordo anche che Michele, oltre ad aver fatto studi, aver pubblicato saggi e libri, e anche un canale YouTube, La Corte di Nicolò, che potete trovare in Corte descrizione, storica. Corte storica, scusatemi, Corte storica di Nicolò, dove trovate appunto dei suoi approfondimenti molto interessanti. Ultimamente hai fatto qualcosa sul generale Lee, se non erro, Sì, ho visto che è fatto uscito. una serie sulla vita del generale Lee a 4 puntate, deve uscire la Bene. quarta. Quindi da non perdere il prima possibile, li ho tanti in coda e lo andrò sicuramente a vedere. Allora, oggi questa diciamo è la nostra seconda live sulla storia, sulla guerra civile americana. All'inizio abbiamo fatto un po' questa puntata un po' satellite sulla cavalleria, adesso torniamo un po' in ordine, parliamo delle cause. Sono molto contento di affrontare questo argomento con Michele. Innanzitutto, è un argomento che mi ha innanzitutto le cause di una guerra, di un evento così essenziale nella storia degli Stati Uniti, un momento, come vedremo, proprio nazionale. Poi quando faremo casomai una live sulla fine della guerra e le conseguenze lo vedremo. Questo è un po' un momento, se vogliamo, che nasce la nazione americana come noi oggi la vediamo. Molto interessante proprio sullo studio anche della democrazia americana, ed è un argomento, lo studio della democrazia, che mi interessa molto per i miei studi. Infatti sul mio canale troverete molti temi riguardo a questi. Una piccola premessa che voglio fare: la democrazia americana, cioè il suffragio universale maschile, entra di fatto, avviene in America, ed è la prima al mondo nel 1828, e quando scoppia la guerra civile sono passati non troppi anni, quindi vedremo appunto una guerra civile della prima democrazia contemporanea. E a mio avviso la guerra civile americana, poi vedremo un attimo con Michele, questo è soltanto il mio pensiero, può essere letta come di fatto uno scontro di civiltà, ma attenzione, quello che vuoi usare questo termine nel termine in cui l'ha coniato Huntington, cioè non tanto uno scontro di civiltà, una guerra buoni contro cattivi, ma uno scontro dove di fatto per civiltà si intende un modello politico, e vedremo due differenti modelli politici contrapposti, due modelli economici che si contrappongono, e anche, se vogliamo, due modelli culturali. Quindi questa è la premessa che faccio, e un ringrazio ancora a Michele per poter fare tutto ciò. Questa è la mia visione, ma lascerei la parola direttamente a Michele per iniziare questo viaggio sulle cause della guerra civile americana. Bene, io ti ringrazio della parola e ovviamente dobbiamo partire un po' da lontano per spiegare due società estremamente diverse. Innanzitutto il sud degli Stati Uniti come viene colonizzato. All'inizio ci sono gli spagnoli che arrivano in Florida, nelle Caroline, in Georgia, e cominciano a portare il modello della missione, quindi autosufficiente, iniziano a portare determinate culture agricole dall'Europa, iniziano a portare degli allevamenti e quindi a dissodare anche il terreno e, diciamo così, preparano un po' la strada a quella che sarà poi il prototipo della piantagione del sud. Non secondario fattore portano anche gli schiavi. I lavoratori indigeni, diciamo i nativi, non sono adatti per gli sforzi nei campi e gli spagnoli cominciano a far lavorare queste missioni dagli schiavi. Poi ci sono anche i francesi sono lungo il corso del Mississippi, fondano New Orleans, siamo nella metà del 1600 e anche loro hanno gli schiavi e cominciano a portare un altro modello che si va a fondere un po' con quello degli spagnoli, cioè questo modello aristocratico di questi gentiluomini, di questi nobili legati soprattutto al mondo agricolo, con una certa mentalità appunto di una classe superiore legata più al prestigio personale che all'effettivo diciamo al guadagno di soldi.
E poi chiaramente nel 1600 inizierà anche la colonizzazione da parte degli inglesi della Virginia, delle Alpi Atlantiche, e chi arriva in queste coste? Arrivano diciamo delle classi poco, non molto abbienti, non nobili dall'Inghilterra, anche perché la guerra delle due rose aveva un po' azzerato la grande nobiltà. Ci sono dei migranti che però sono ambiziosi, vogliono replicare nel nuovo continente un po' il modello elisabettiano di nobiltà, quindi queste persone legate all'agricoltura, che hanno una certa cultura, la società di gentiluomini, legata appunto alla terra, e come tali cominciano a impossessarsi, ad avere dalla corona degli appezzamenti di terra gratuitamente. Poi vediamo che nel corso degli anni arriveranno anche proprio delle persone facoltose che compreranno anche degli appezzamenti di terra veramente molto estesi, sempre più ad ovest, e quindi vediamo che cominciano a impiantarsi dei latifondi, cioè ognuno che arriva negli stati, nelle colonie americane del sud, comincia a impiantare la propria azienda agricola, la propria piantagione. Inizialmente non ci sono più gli schiavi portati dagli spagnoli, chiaramente si utilizzano delle persone a contratto, diciamo dei servi a contratto, persone che non potevano pagarsi il viaggio negli Stati Uniti, non si chiamavano ancora Stati Uniti, nelle Americhe, e diciamo sì, per pagare il loro debito del viaggio si sottomettevano per alcuni anni a lavorare per chi, appunto, per i signorotti locali che gli avevano pagato il viaggio, però dopo qualche anno riscattavano il loro debito, a loro volta formavano le loro fattorie. Quindi credo nel 1619 arrivò un mercante olandese che cominciò a vendere degli schiavi ai coloni virginiani. Da qui inizia la triste storia della schiavitù nel sud degli Stati Uniti. Teniamo presente che un anno dopo arrivano più a nord i padri pellegrini, che hanno una mentalità totalmente diversa rispetto ai sudisti. Sono degli esuli, dei perseguitati dall'Inghilterra, sono dei puritani, loro hanno una mentalità borghese. Se al sud hanno una mentalità, come vi dicevo prima, ereditata un po' dai francesi e anche dalla nobiltà inglese aristocratica legata all'agricoltura, al prestigio personale, eccetera, eccetera, questi puritani hanno una mentalità borghese fondata sul lavoro. Loro pensano che una persona è predestinata a salvarsi o meno nella vita oltre la morte, e questa predestinazione la si comprende col successo nel lavoro. Quindi sono persone che dedicano tutto per il lavoro, perché così pensano di capire se sono destinati al paradiso o meno. E sono però delle persone che sono molto intransigenti con quelli che non la pensano come loro. Infatti hanno una mentalità molto, come posso dire, determinata e anche fondamentalista. dura. Fondamentalista? Sì, certo. E loro sono più legati a delle proprietà a livello di comunità, mentre nel sud c'è una situazione economica, organizzativa, amministrativa più individualista. Al nord sono più legate alle comunità. Però il clima non favorisce, a differenza che al sud, non favorisce l'agricoltura, un'agricoltura più di sussistenza, mentre invece si sviluppano altre attività come il commercio, la lavorazione e il commercio del legname, la pesca, la cantieristica navale, e poi vedremo che ben presto si accumulerà anche del capitale per avviare delle istituzioni bancarie e finanziarie. Quindi così un po' a grandi linee queste origini un po' diverse del nord e del sud delle allora colonie inglesi. Poi arriviamo alla guerra d'indipendenza. C'è questa guerra contro la madrepatria britannica, e queste colonie così diverse tra loro decidono di unirsi, trovano dei punti in comune.
Nel 1781 il Congresso delle colonie americane redige una prima Costituzione, si chiama la Confederazione, una Costituzione molto, come posso dire, rivolta verso il popolo, che mantiene molto i diritti degli stati. Ovviamente ci sono delle cose in comune, un fondo statale per finanziare l'esercito, la marina, la moneta, i pesi, però c'è anche molta libertà per gli stati, che loro hanno le proprie milizie, loro riscuotono le tasse che poi verseranno al Congresso, non si possono istituire dei dazi commerciali, e quindi è una Costituzione che mantiene molto i diritti dei singoli stati, forse perché proprio allora c'era questa necessità, ed era molto rivolta alle classi più povere, perché erano quelle che sostenevano il maggior sforzo bellico, no? I soldati, i marinai che combattevano non erano certo i piantatori della Virginia o il banchiere di New York. Dopo, quando è terminata la guerra di dipendenza con la vittoria americana, vediamo che ci fu l'esigenza dalle classi dirigenti sia nordiste che sudiste di ristabilire una nuova Costituzione più orientata, meno liberale, più orientata al dominio delle classi elevate. E quindi vediamo che c'è un'alleanza tra nordisti e classe nordista e sudista, chiamata i federalisti, cioè che prendendo come spunto l'inefficienza della Costituzione della Confederazione del 1781, decidono di cambiarla chiaramente in un senso più centralistico, no? E quindi con uno Stato federale che aveva potere di regolare il commercio, che riscuoteva lui le tasse, questo era importante, viene federalizzato il debito accumulato durante la guerra di indipendenza. C'era stata anche una grossa crisi in quel periodo, ovviamente il paese usciva da una guerra, e cosa successe? Che alla fine il risultato fu che i poveri dovevano pagare i debiti e pagare i creditori, i ricchi creditori del nord. La classe sudista inizialmente aderì a questo progetto perché anche lei riteneva che c'era bisogno non tanto di una centralizzazione del governo, ma quanto di che il paese avesse una classe dirigente qualificata, elevata, insomma, appunto con questa mentalità un po' aristocratica, pensavano che bisognasse avere una svolta un po' più elitaria. E vediamo quindi che c'è un primo patto, cioè i nordisti si sarebbero occupati dell'economia del paese e dall'altra i sudisti invece si sarebbero occupati della guida politica e delle questioni militari. Ben presto però questo patto servì per appunto varare la nuova Costituzione nel 1787, i federalisti ebbero la meglio sui cosiddetti antifederalisti, capeggiati da George Mason, da Patrick Henry, che non minacciavano, forse non è la parola giusta, che avvertivano sul pericolo di una Costituzione dove a volte c'erano dei periodi scritti in maniera non chiara. Ad esempio all'inizio noi popolo degli Stati Uniti ci uniamo eccetera eccetera per il benessere comune, per garantire il benessere comune. C'erano delle formule un po' vaghe che potevano essere intese come espandere eccessivamente il potere del governo centrale, anche dove non stava scritto questo potere. Sente un po' di Rousseau in tutto questo, in questo bene comune. C'è un po' di tutto. Nella Costituzione della Confederazione invece no, si specificava bene che quello che non era scritto nella Costituzione di questa Confederazione rimaneva potere degli stati dei singoli stati, delle singole colonie. Quindi se posso, scusami, solo un attimo fare un punto focale. Abbiamo due modelli politici, uno la confederazione dove gli stati hanno una grande autonomia e sono molto indipendenti pur rimanendo una cornice comune,
Invece dall'altra parte abbiamo la federazione, dove di fatto si instaura un governo superiore a tutti quanti, che è appunto il modello federale, che ovviamente i singoli stati hanno meno margine di manovra, hanno delle loro leggi, infatti ancora noi oggi lo vediamo, alcuni stati hanno la pena di morte, altri no, però su quello che riguarda la politica estera, politica monetaria, ovviamente difesa, si fa riferimento a un modello superiore al modello federale, quindi le autonomie dei singoli stati sono ridotte, quindi questo è il tuo grande differenza politica: confederazione da una parte e Sì. federazione dall'altra. Diciamo che in genere uno Stato federale è uno Stato unico, però è decentrato, decentra alcuni poteri che possono essere, chiamiamoli Stati, alle regioni, ai Länder, mentre la Confederazione sono Stati indipendenti che si uniscono per determinate materie, che di solito è la difesa, la politica estera. Questa è la differenza sostanziale, anche se in pratica a volte ci possono essere degli elementi di confusione. Dunque stavo dicendo appunto che viene varata questa nuova Costituzione dove il governo federale però ha dei grandi poteri, può imporre le tasse, ha il controllo delle forze armate, ha il controllo della giustizia, viene istituita la Corte Suprema che può avvocare a sé le varie cause dei vari stati in ultima istanza, cosa che prima non si poteva. E infine, capeggiati da Alexander Hamilton, i federalisti del nord, oltre a federalizzare il debito pubblico, vogliono istituire, e ci riusciranno, una banca centrale, la banca centrale americana, che avrebbe controllato il debito pubblico, la riscossione delle tasse, il versamento, la carta moneta, la liquidità, insomma avrebbe creato sicuramente, per i borghesi era importante perché avrebbe creato un grande mercato finanziario all'interno del paese, però chiaramente non stava bene ai sudisti che da sempre, come vi dicevo prima, erano legati un po' all'autonomia, alle proprie autonomie locali, un po' per tradizione, un po' anche perché temevano che questi poteri centrali potessero in qualche modo danneggiarli rispetto ad altre classi sociali. E quindi avviene la prima spaccatura tra nordisti e sudisti. Thomas Jefferson, credo nel 1792, forma il Partito Democratico Repubblicano. Poi sarà solo democratico, ma poi lo vedremo dopo. Questo partito raccoglieva consensi soprattutto al sud e nei ceti più bassi, diciamo i ceti più poveri del nord. E la cosa molto importante che lo stesso Jefferson, proprio sul finire del 1700, farà approvare alle assemblee legislative della Virginia e del Kentucky due risoluzioni importantissime che spiegavano un po' la mentalità dei sudisti e ribadivano che i singoli stati non erano sottomessi allo Stato federale e che anzi, qualora lo Stato federale avesse emanato delle leggi che andavano contro i loro interessi, potevano nullificarle queste leggi, quindi non applicarle all'interno dei loro stati. Quindi capite bene che era una cosa rivoluzionaria che andava sicuramente a fare a cazzotti con l'idea di uno Stato unitario che aveva Hamilton. Hamilton poi morirà in duello, ucciso dall'allora vicepresidente Aaron Burr, e quindi uscirà un attimino fuori dalla scena. Spiego un attimo com'era l'economia degli stati del sud. Siamo alla fine del Settecento, inizi dell'Ottocento. La schiavitù era ormai diffusa e era basata sull'agricoltura, sul tabacco, sulla raccolta del riso, dell'indaco, dello zucchero e in parte anche di cotone, però all'inizio poco, perché il cotone coltivato nella maggior parte degli stati del sud aveva una fibra corta, quindi era difficile da sgranare e si rompeva. Il cotone migliore era quello coltivato nelle isole costiere delle Caroline, che aveva una fibra lunga e quindi era più facile da sgranare, quindi creare dei tessuti. Questo sistema però di coltivazione erano dei prodotti che venivano esclusivamente
prodotti per i mercati esteri. Quindi il Sud praticamente continuava ad essere una colonia, perché la sua produzione era legata al mercato estero, non c'era un settore secondario, cosa invece che negli stati nordisti si cominciava un po' a iniziare qualche, diciamo, inizio di industrializzazione. Ricordo che se al sud aveva questa macchia della schiavitù, che allora peraltro era considerata anche dai sudisti come un qualcosa di sbagliato, di antieconomico, di arcaico, lo stesso Thomas Jefferson definì la schiavitù negli Stati Uniti con questa figura allegorica, cioè la schiavitù era come un lupo feroce trattenuto da un uomo, che erano, diciamo, gli stati del sud, che lo tratteneva per le orecchie. L'uomo non poteva trattenerlo all'infinito, questo cane, questo lupo feroce, perché le forze gli sarebbero mancate, però d'altro canto non poteva neanche lasciarlo andare perché lo avrebbe divorato. Quindi sicuramente il problema della schiavitù era sentito, direi, soprattutto al sud, perché si rendevano conto di questa cosa. E non è un caso che proprio Thomas Jefferson si batté alla fine del 1700, quindi nel periodo in cui veniva approvata la Costituzione, perché gli stati del nord-ovest di allora, l'Ohio, l'Illinois e se non sbaglio l'Indiana, fossero liberi, non ci fosse la schiavitù, perché cercava comunque di limitarla. Quando divenne presidente degli Stati Uniti, Jefferson, oltre a comprare la Louisiana dalla Francia, questo immenso territorio che poi vedremo, abolì la tratta nel 1808, vietò la tratta degli schiavi, perché era un commercio che continuava a portare appunto dei nuovi schiavi negli stati del sud, perché appunto, come vi dicevo prima, nel nord non c'erano le condizioni per delle grandi piantagioni, quindi ben presto la schiavitù non si diffuse, anzi venne anche vietata. E c'era questa consapevolezza anche che se posso, per un modello commerciale economico, un modello anche industriale, non si addice la schiavitù. No, era appunto una cosa antieconomica. Permettimi di dire anche che però con la tratta ci avevano guadagnato molto i mercanti del nord, perché prima erano gli inglesi che li portavano quando erano colonie, no? Le 13 colonie. Poi con l'indipendenza erano i mercanti del New England che caricavano della melassa, la andavano a portare in Africa, scambiavano questa melassa con i mercanti di schiavi africani che gli davano appunto il carico umano, tornavano negli Stati Uniti, facevano il carico a sud in cambio degli schiavi dei vari prodotti agricoli che vi ho menzionato, e poi li andavano a vendere in Europa. E anche per questo al nord si accumularono dei bei capitali, si fondarono delle banche, degli istituti finanziari. Per cui io ritengo che la colpa andava divisa in due, la soluzione doveva essere trovata in due, magari dei risarcimenti, dei programmi per una graduale emancipazione di questi schiavi, ma non fu così. Voglio solamente specificare un'altra cosa prima di andare avanti. Nei primi dell'Ottocento, proprio all'inizio della presidenza di Jefferson, la Corte Suprema americana si pronuncerà con una sentenza molto importante, il caso Marbury-Madison. In pratica la Corte Suprema stabiliva che era lei che doveva decidere sulla costituzionalità delle leggi, quindi andava contro, diciamo, le risoluzioni del Kentucky e della Virginia. Non erano i singoli stati che dovevano decidere se una legge era contraria o no alla Costituzione, ma era solo la Corte Suprema, quindi un organo centrale che doveva fare questo. E questo vedremo che sarà molto importante nel futuro. Stabilito questo, vediamo che pian pianino gli Stati Uniti crescono. C'è la guerra del 1812-1815 con l'Inghilterra per motivi commerciali, e paradossalmente furono gli stati del New England danneggiati dal commercio che cominciarono a paventare una secessione, la possibilità di secedere. Poi rientrò tutto perché la guerra finì, però furono loro i primi a parlarne.
vediamo che cominciava in quel periodo un po' ad annebbiarsi il Partito Federalista, e quindi negli anni 20 poi ci fu quasi un dominio incontrastato del Partito Democratico, appunto portavoce delle istanze dei sudisti che per la loro natura, appunto della loro economia agricola votata al mercati esteri, erano favorevoli a un liberismo economico, cioè mercati liberi, esportavano i loro prodotti agricoli in Europa e in cambio ricevevano prodotti manufatti dall'Inghilterra, dove c'era stata la rivoluzione industriale, anche in Francia stava iniziando, prodotti di migliore qualità e un prezzo più basso, mentre invece negli Stati Uniti del nord si stava sviluppando il settore secondario e quindi si avvertiva l'esigenza di avere invece dei dazi protezionistici appunto per permettere a queste industrie di lavorare, di avere un mercato. Che se posso, scusami, questo è anche un po' un paradosso del liberalismo, libero mercato, libero commercio, però quando si forma un'industria nazionale si vede come gli stati adottano politiche liberali, però in senso per proteggere l'industria nascente. Questo è sempre un... È protezionistico, non liberale. Sì, no, no, certo, però in generale si pensa sempre che il mondo liberale sia questo, apriamoci al mercato e via. È un po' più complicata di così e a seconda dei momenti, soprattutto quando nasce l'industria, si vede che si fanno anche politiche protezionistiche. Beh sì, diciamo che questa era l'idea dei settentrionali. Ti ricordo che fino ad allora, siamo nei primi dell'800, 1820, la guida del paese era sempre stata in mano ai sudisti. La gran parte dei presidenti che c'erano stati erano sudisti e proprietari di schiavi, quindi tenevano ancora loro il bandolo della matassa, anche perché oltre ad avere consenso nel sud e nelle classi più basse del nord, c'era anche questa classe dei contadini del medio ovest, che erano dei piccoli contadini, avevano delle piccole fattorie, quindi non era niente a che fare, erano uomini liberi, non avevano schiavi, quindi niente a che fare col latifondo del sud. Però, essendo stati comunque agricoli, loro esportavano molto il grano, coltivavano il grano, avevano degli allevamenti e soprattutto essendo collegati, avendo in comune con gli stati del sud appunto la natura agricola ed essendo collegati gli stati del sud dalle vie d'acqua, perché appunto scendendo coi vari fiumi, il Tennessee, il Cumberland, il Missouri, confluivano tutte queste prodotti agricoli via fiume nel Mississippi, che poi arrivava a New Orleans e veniva venduto negli altri stati americani o all'estero. Quindi c'era un forte legame con gli stati del sud e questa alleanza appunto permetteva agli stati sudisti di mantenere il controllo politico della nazione almeno fino a quel momento. Però c'è anche dire, per onestà intellettuale, che anche i sudisti si rendevano conto che magari una leggera tassa sull'importazione, dei dazi leggeri, 5%, 10%, poteva essere fatta per aiutare le industrie del nord e fu proposta sicuramente, però non di più, perché poi se no ci sarebbero stati dei problemi per i loro interessi. E vediamo che quindi poi siamo nel 1820 e inizia, diciamo, i primi scontri, perché il Missouri mi ero dimenticato di dire appunto che Jefferson compra la Louisiana nel 1803, un immenso territorio che non è l'attuale stato della Louisiana, ma era un territorio che andava dal Canada fino a New Orleans, perché lui appunto voleva che gli Stati Uniti diventassero un grande paese agricolo, dove l'industria, se ci doveva essere, doveva però essere in secondo piano rispetto all'agricoltura. Facendo così però creò un sacco di problemi, perché appunto il Missouri, che prima era un territorio, ricordo che prima per diventare uno Stato bisognava costituirsi un territorio. Quando si raggiungevano i 50.000 abitanti, questo territorio si costituiva come tale, formava un'assemblea legislativa controllata dal Congresso americano e poi quando riusciva a raggiungere i 500.000 abitanti faceva una sua costituzione statale ed chiedeva di entrare negli Stati Uniti come Stato. Questa è la procedura. Il Missouri era già territorio, aveva raggiunto gli abitanti necessari, nel 1820 chiese di entrare negli Stati Uniti.
Il problema era che era uno stato, la maggior parte erano schiavisti quelli che abitavano nel Missouri, e questo cominciava a non andare bene ai cittadini settentrionali, e soprattutto perché volevano che gli stati dell'Ovest, questa che cominciava, no, la spinta verso Ovest, fossero degli stati liberi. E fu proprio il senatore Talmadge, il deputato Talmadge, che pose la questione al Congresso che il Missouri non fosse uno stato schiavista. La schiavitù cominciava a diventare un problema per gli Stati Uniti, e alla fine si riuscì a raggiungere un compromesso, ovvero il Missouri sarebbe diventato uno stato, sarebbe entrato negli Stati Uniti come stato schiavista, però il suo confine meridionale sarebbe stata una specie di linea di demarcazione. A meridione sarebbero potute nascere in futuro degli stati schiavisti, a nord invece degli stati liberi. In questo modo continuava, gli stati sudisti si garantivano comunque un'espansione ad ovest, e nello stesso tempo mantenevano buoni rapporti con i loro alleati contadini del Medio Ovest. Sembrava quindi a un certo punto che la questione potesse essere risolta. Ricordo che oltre alla questione economica, quindi schiavitù o non schiavitù, significava anche liberismo, protezionismo, ma vi era anche la questione dell'espansione appunto all'ovest e soprattutto degli equilibri di forza nel Congresso. Noi sappiamo appunto che il Congresso americano è formato dalla Camera e dal Senato. La Camera vi è una rappresentanza proporzionale al numero della popolazione di uno Stato. Quindi in quegli anni vi era una forte immigrazione dall'Europa, però orientata soprattutto al nord, nelle grandi città del nord, dove vi erano necessità di manodopera, di operai, oppure contadini nell'ovest. E se posso, questo era il grande sogno americano: qualsiasi poveraccio dell'Europa poteva andare in America e diventare un medio proprietario. Sì, aveva possibilità, c'era una mobilità sociale maggiore, però non andavano al sud. Al sud c'era appunto una società molto stagnante, un po' perché c'era la concorrenza della manodopera, diciamo, degli schiavi, ma anche dei neri liberi. Un po' c'era anche un po' di razzismo, perché non si voleva andare in mezzo alle persone di colore, un po' anche perché insomma si vedeva un po' male questa società sudista fondata sulla schiavitù, e quindi gli immigrati dell'Europa andavano al nord. Questo ovviamente implicava che c'era sempre maggior popolazione al nord, e quindi avrebbero avuto una maggior rappresentanza nella Camera. Il Senato invece era costituito da 2 senatori per ciascuno Stato, indipendentemente dalla popolazione. Quindi era una partita a scacchi dei sudisti cercare comunque di guadagnare degli stati che praticavano la schiavitù, anche per mantenere un controllo nell'altra Camera. E tra parentesi, il Missouri, come vi dicevo prima, fu accettato nell'Unione come schiavista, però dopo poco venne fondato lo Stato del Maine da una costola del Massachusetts, ovviamente antischiavista, e quindi la partita tornava in parità: 2 senatori del Missouri, però altri 2 del Maine antischiavisti. Quindi era proprio una partita a scacchi tra l'elite del nord e quelle del sud. Al sud chi era dopo, tra l'altro Thomas Jefferson, col compromesso del Missouri, era ormai una persona anziana, però avvertì che era una specie di allarme di incendio nella notte, perché presagiva appunto delle sciagure da questo accordo, da questa situazione un po', questo tentativo dei nordisti un po' di creare zizzania tra i contadini liberi e i piantatori. A prendere le redini dei politici sudisti, dei politici democratici, fu John Calhoun. John Calhoun era un politico del South Carolina, che anche lui era un forte sostenitore dei diritti degli stati. Lui riteneva che gli Stati Uniti non fossero uno Stato, ma fossero un'unione di Stati. Quindi era contrario a poteri esorbitanti dell'esecutivo federale, era favorevole alla nullificazione, che se ne era parlato già appunto nelle risoluzioni del Kentucky e della Virginia, cioè se lo Stato federale faceva una legge
che non era prevista dalla Costituzione, esorbitava i poteri previsti dalla Costituzione, andava contro degli interessi dei singoli stati, essi potevano non applicarla. E elaborò proprio in quegli anni, credo nel 1828, questa teoria. Dall'altra parte invece c'erano illustri pensatori del partito allora neopartito che rappresentava un po' gli interessi nordisti, il partito White, liberale, che aveva un po' raccolto l'eredità del partito federalista. C'era Henry Clay, Daniel Webster, che invece avevano un'idea totalmente differente, ritenevano che gli Stati Uniti derivava il potere del congresso, dell'esecutivo, del presidente degli Stati Uniti dal popolo. Gli stati erano solo degli intermediari e che lo Stato federale avesse appunto dei poteri impliciti per tutelare l'interesse generale. E quindi due posizioni totalmente differenti. Calhoun riteneva che gli stati erano sovrani, che lo Stato federale era solo un loro intermediario, un mero mandatario. Quindi le posizioni politiche erano moltissimo distanti. Nel 1820, dopo il 1820... un secondo spendere due parole su John Calhoun, che è veramente un pensatore dimenticato, ma che nella storia del pensiero politico è veramente affascinante. Come mi hai detto tu, hai analizzato veramente a favore della Confederazione, è anche chiamato il teorico del Sud. È anche oggi un po' spinoso da raccontare, perché legittima anche la schiavitù, però con dei ragionamenti che ci fanno anche un po' intuire che cos'era anche la rivoluzione industriale di quei tempi. Di fatto c'è un po' lo spirito paternalista della schiavitù, che di fatto sono gli schiavi, sono dei bambini, l'uomo bianco schiavista li accudisce come un buon padre, ma quello che poi ci interessa è, ma guardate che al nord c'è l'industria, se c'è una crisi economica, comunque il proprietario di schiavi sfama, accudisce i propri schiavi da buon padre di famiglia. Invece se c'è una crisi economica, cosa fa l'imprenditore? Licenzia tutti quanti. Siamo un mondo, non ci sono welfare, cioè se c'è una crisi economica in quegli anni si licenziava e basta, l'operaio si trovava sulla strada, se l'operaio si faceva male al lavoro, non poteva più lavorare, veniva licenziato, cioè veniva condannato di fatto come dire, la famiglia doveva prendersi cura di lui, e se la famiglia dipendeva dal suo lavoro, capite bene che fine faceva la famiglia. Quindi è interessante. Poi soprattutto, come ho detto prima, nel 1828 gli Stati Uniti diventano la prima vera democrazia occidentale, viene il suffragio universale e critica molto, soprattutto arriva, è molto interessante, si afferma la democrazia sotto il presidente Jackson, un presidente che prima è stato, se non ero generale, comunque vittorioso nelle guerre contro gli indiani, e che Conau critica Jackson, lo vede un po' come colui, come dire, una sorta di Bonaparte, nello spirito bonapartismo che arriva in America, cioè il singolo leader carismatico che riesce a inconvogliare i favori della folla, quindi un pericolo anche della tirannide. Soprattutto siamo negli anni 30, lui se non erro morirà nel 1850, sarà il primo che vedrà questo mostro che si è creato dal suffragio universale, che sono i partiti, cioè non è più i partiti liberali che è un insieme di gentiluomini che si ritrova, ma sono i partiti moderni, cioè sono professionisti della politica che fanno quello per tutta la vita e che si nutrono del consenso e devono fare consenso, e quindi si vede come di fatto con l'arrivo, è un paradosso, della democrazia, del suffragio universale, tutti quanti votano, tutti i maschi adulti, ricordiamolo, tutti i maschi adulti votano, però di fatto chi fa la politica sono i partiti e soprattutto chi sta alla testa di questi partiti, quindi la sovranità popolare, capite bene, viene messa da parte, e lui è tra i primi che pone il dito su questo. È molto interessante, un pensatore che, per carità, ha detto delle cose che per noi oggi, soprattutto in America, sono indifendibili. Ovviamente non siamo qui a fare l'elogio dello schiavismo, però capite bene il pensiero, il peso di questo grande pensatore. Scusami, ma ci tengo molto. No, ma hai fatto bene a dirlo. John Calhoun appunto è stato un senatore di lungo corso, è stato anche segretario di Stato, e come dici tu, lui era del Sud Carolina, quindi aveva come modello quello lì. Lui riteneva che la schiavitù era l'unico modo per il modo più efficiente possibile per il Sud per arricchirsi, insomma. E devo dire che lui appunto aveva questa visione della maggioranza concorrente, cioè lui diceva
La democrazia, ok, è una cosa molto importante, però c'era il pericolo che poi chi comandasse una maggioranza che poi in qualche modo, solo per la forza dei numeri, soggiogasse le cosiddette maggioranze concorrenti, cioè le minoranze che non avevano i numeri, che però avevano tutto il diritto di dire la loro, di essere tutelate dal loro punto di vista. E questa è una visione... Tocqueville, un grande pensatore politico che viaggerà in America nel 31-32, sì, scriverà il libro, 2 volumi, del 35-40, La democrazia in America, chiamerà appunto La tirannia della maggioranza. Questo è un altro discorso. Calon l'aveva evidenziato bene nelle sue teorie. E non è un caso appunto che lui fosse un difensore dei diritti degli stati, anche perché al sud c'era tutto l'interesse per mantenere una società ferma, immobile, a differenza che il nord. Loro volevano così perché gli schiavi dovevano stare al suo posto, e con le autonomie locali loro, i sudisti, come posso dire, si proteggevano da eventuali ingerenze dello Stato federale sulla schiavitù. Quindi loro tutelavano meglio la schiavitù, dicevano è un affare nostro, del nostro Stato, riguarda il diritto privato, tu, governo federale, non puoi entrarci, ma si tutelavano anche sulle proposte dei dazi doganali che appunto degli anni del 1820 seguenti ci arriverò, continuavano a essere proposte dai politici settentrionali. Era una forma anche un po' di difesa. I diritti degli stati erano anche un modo per i sudisti per mantenere le cose come stavano. Per quanto riguarda Andrew Jackson, lui fu un grande eroe delle guerre coi Creek e fu protagonista anche della battaglia di New Orleans alla fine della guerra che ti dicevo del 1812-1815. C'è da dire che lui fu il primo che cominciò a deportare gli indiani in Oklahoma, le tribù civilizzate che stavano in North Carolina. Il famoso sentiero delle lacrime fu Jackson che fece delle deportazioni di massa, quindi era sicuramente un grande personaggio, però come tutti i grandi personaggi aveva delle luci e delle ombre. Volevo parlare appunto un attimo delle questioni dei dazi che negli anni 20 cominciano a entrare nel vivo. Nel 1824 Henry Clay propone una tassa protezionistica molto elevata, parliamo circa il 40%. I sudisti si oppongono, John Calhoun è il primo appunto a opporsi, però nel 1828 viene approvato questo dazio protezionistico molto elevato. John Calhoun in quell'occasione esprimerà la sua teoria dei diritti degli stati, della nullificazione, e nel 1832, proprio durante la presidenza di Andrew Jackson, il South Carolina, lo stato di cui era senatore Calhoun, farà una dichiarazione molto importante, una risoluzione dove si dichiaravano nullificate le norme sui dazi protezionistici e si minacciava anche la secessione. Ok? Poi dopo Jackson non cedette, il South Carolina si trovò da solo perché gli altri stati sudisti non la seguirono in questa iniziativa. Le cose rientrarono anche perché Calhoun riuscì a lavorare molto bene con la promessa negli anni successivi di un abbassamento di questi dazi protezionistici, che infatti avvenne nel 1834. Quindi la situazione tornò un po' nella normalità, però c'era stata una prima crisi importante proprio dopo l'accordo del Missouri sulle questioni dei dazi protezionistici. Voglio specificare un'altra cosa, purtroppo ci sono tante cose collegate tra loro, io cerco di andare in ordine temporale, però a volte devo un po' tornare indietro. La Costituzione americana, quella dei padri fondatori del 1787, aveva due grosse falle del sistema. Una era la schiavitù, in una Costituzione che nasceva dagli ideali illuministici del giusnaturalismo, della libertà degli esseri umani, della ricerca della felicità, ma si conciliava con la presenza nel proprio territorio di persone in stato di schiavitù.
E l'altra questione non risolta era proprio quella dell'equilibrio tra i poteri dello Stato federale e dei singoli stati. Questi nodi, poi ci saranno vari compromessi, ma i nodi arriveranno al pettine poi nella guerra civile. Però ci arriveremo, però questo era opportuno specificare perché è un po' il filo rosso che ci segue in questo discorso. Altra cosa importante, vi dicevo prima che all'inizio della storia degli Stati Uniti, i proprietari di schiavi erano loro stessi che consideravano la schiavitù come una brutta parentesi da trovare un modo per eliminare. Non era facile trovare una soluzione, però successero due cose importanti. La prima è che venne scoperta da Eli Whitney, che era uno studente del nord che però andò a lavorare nel sud, inventò questa sgranatrice di cotone automatica, che quindi permetteva di sgranare anche il cotone a fibra corta. Dall'altro c'era la rivoluzione industriale in corso in Inghilterra, fondata in gran parte sull'elaborazione del cotone. Quindi vi era stata una enorme richiesta di cotone e gli stati sudisti si adeguarono a questa richiesta del mercato estero e quindi pian pianino gli stati del sud cominciarono ad essere sempre più coperti da cotone, che divenne una specie di monocultura. Le altre culture andarono un po' in secondo piano. E però per raccogliere questo cotone ci voleva la manodopera degli schiavi, che materialmente andava a raccogliere i batuffoli di cotone, manodopera che era molto concorrenziale rispetto ad altri paesi nel mondo che coltivavano il cotone. Quindi la schiavitù non era più una parentesi, non era più considerata tanto una parentesi vergognosa, ma si cominciava da parte dei sudisti a credere che fosse invece un modo per fare dei soldi. I sudisti cominciavano a farsi dei soldi, i grandi latifondisti, esportare sempre più cotone, a guadagnare un sacco di soldi. Prima la piantagione era autosufficiente, come vi dicevo, sembrava più una missione spagnola. Pian pianino coi soldi i sudisti cominciano a farsi delle case stupende, no? Che richiamavano un po' i tempi greci, questa architettura classica, a importare merci di lusso dall'Europa. E una classe sociale quindi che viveva sull'agiatezza, viveva nel lusso, nell'ostentazione, perché appunto la classe dirigente sudista era una classe che non era come quella borghese che è impegnata tutto il giorno a lavorare. C'erano gli schiavi che lavoravano per loro, si occupavano, no, dell'ozio, delle cose belle della vita, della politica, Però dell'arte se militare. posso, comunque ricordiamo che chi aveva gli schiavi, i grandi proprietari, erano comunque una minoranza, non tutti quanti i sudisti erano proprietari di schiavi, c'è questa grande differenza. Certo, però chiaramente chi comandava erano i grandi proprietari terrieri, che avevano il potere, che detenevano il controllo anche del Partito Democratico, che erano al Congresso. Poi più avanti spiegherò anche le ragioni, diciamo, dei sudisti normali, dei contadini normali del sud. Però facciamo una cosa alla volta, se no poi ci accavagliamo con le cose, con i discorsi. Cos'è che volevo dire? Infatti adesso mi sono un attimo perso. Appunto, la schiavitù quindi cominciava a non essere più vista con tanto disprezzo, ma cominciava a essere ritenuta importante per la ricchezza del sud. Si esportavano negli anni, a metà dell'Ottocento, 184, quasi 190 milioni di dollari di cotone. Solo col cotone la bilancia degli Stati Uniti, la bilancia commerciale, era in positivo, e questi soldi arrivavano poi anche al nord, perché essendo delle derrate agricole, i sudisti avevano bisogno di assicurare i raccolti, avevano bisogno anche di avere, per il loro alto tenore di vita, di avere degli anticipi, no? Dei prestiti dalle banche del nord in attesa di vendere, avevano bisogno delle navi del nord per venderle, e quindi poi era comunque anche un beneficio che avevano anche gli stati del nord. Però senza saperlo il sud, che si fondava sul cotone, si stava scavando un po' la fossa da solo, perché era sempre più una colonia, dipendeva dai finanziamenti delle banche, erano ricchi, però erano anche molto indebitati, dipendevano dal commercio estero e soprattutto avevano una società dove non poteva nascere l'industria, perché non c'erano le condizioni necessarie per
sviluppare anche al sud la manodopera, l'industria? Innanzitutto non c'era manodopera, perché la grande immigrazione, gli aumenti demografici erano appunto nel nord. Non c'era capitale da investire, perché quelli che avevano i soldi nel sud, i piantatori, avevano tutto investito negli schiavi, nella terra, e il resto lo dissipavano, lo spendevano nei vari lussi, nelle loro cose, però non lo reinvestivano in attività industriali. Quindi questo causò il fatto che l'84% delle industrie manifatturiere erano al nord e solo il 16% al sud. Questa è una cosa molto importante, che vi fa capire anche proprio che c'erano due nazioni differenti con due culture differenti. La schiavitù aveva determinato due società, due economie, due culture differenti, due nazioni che convivevano nella stessa nazione. Negli anni 20, poi, tra l'altro, a proposito del problema della schiavitù, erano nate delle associazioni proprio al sud, filantropiche, per raccogliere dei soldi e per rispedire i neri liberi, perché poi uno schiavo poteva essere anche liberato dal padrone, magari spesso lo si faceva quando moriva per via ereditaria, per successione. Allora si racimolarono un po' di soldi e si comprò un territorio in Africa, l'odierna Liberia, e vennero mandati alcune migliaia di schiavi liberati in Liberia. E non a caso la capitale della Liberia si chiama Monrovia, che è il nome del presidente di allora, James Monroe, degli anni 20 degli Stati Uniti, peraltro anche lui proprietario di schiavi, per farvi capire che comunque c'era la volontà ancora in quel periodo dei sudisti di cercare una soluzione. E se posso, cosa hanno fatto gli schiavi liberati una volta arrivati in Africa? Hanno creato anche loro la schiavitù, delle piantagioni con la schiavitù. Quindi fu un modello di come la cultura loro conoscevano solo quel tipo lì di modello di società. Qui però fu sicuramente una situazione palliativa, erano milioni, più di 4 milioni di schiavi nel sud, c'era qualche migliaio al nord, ma erano veramente pochi, appunto perché vi dicevo che tanti stati del nord avevano vietato la schiavitù, avevano addirittura vietato la presenza di neri anche liberi, ma non perché i nordisti fossero buoni, certo c'era anche un aspetto morale, che non vedevano la schiavitù come una cosa giusta, ma era anche un fattore economico. Facevano gli schiavi, facevano concorrenza, o comunque il nero anche liberato, la persona di colore liberata, faceva concorrenza alla manodopera bianca nelle città, nelle campagne, e quindi non le si voleva. Cosa volevo dire? L'ultima cosa, l'ultimo momento, ecco, forse in cui c'era la speranza per i sudisti di mettere da parte la schiavitù fu proprio nel 1831, quando l'Assemblea della Virginia si riunì per decidere se abolire o meno la schiavitù. Però qualche mese prima c'era stata una rivolta di schiavi di un certo Nat Turner, proprio in Virginia, che aveva reclutato un centinaio di schiavi, e quindi questa casualità infausta spaventò molto l'elite sudista, che quindi questa mozione non passò, perché c'era la paura di dire: se li liberiamo e non li mandiamo tutti in Africa, cosa fanno poi questi se non sono sotto il nostro controllo, si dedicano alle rapine, ai furti, insomma c'era molta paura. E vediamo che quindi dal 1830 in poi la mentalità sudista cambia, si comincia a difendere la schiavitù, a ritenerla imprescindibile. Non a caso negli anni 30 nasce anche il movimento abolizionista negli stati del nord. Prima abbiamo visto che c'erano queste società filantropiche del sud. Negli anni 30 l'abolizionismo si sviluppa al nord con dei giornali come Garrison, questo esponente molto importante dell'abolizionismo, però rimase sempre un movimento di pensiero elitario, minoritario rispetto al resto della popolazione. Però sicuramente si mise in contrapposizione pesante con la schiavitù, con gli schiavisti. Andando avanti nella nostra storia, nel 1836 cosa succede? Succede che il Texas diventa indipendente dal Messico. C'è questa rivoluzione, questa guerra di indipendenza del Texas. Anzi, vi faccio vedere anche qualche
qualche slide. Ecco, questa era la cotton gin, la sgranatrice di cotone inventata da Levi Whitney, che sgranava i batuffoli di cotone e ne faceva diventare una fibra grezza che poi appunto poteva venire esportata in Europa. Questo è il territorio acquistato da Thomas Jefferson, dalla Francia di Napoleone nel 1803, quindi vedete un territorio immenso che bisognava colonizzare. Jefferson voleva trasformarlo tutto un paese agricolo, però non si rese conto che per colonizzarlo ci volevano delle grandi infrastrutture, quindi di fatto poi favorì gli industriali del nord che costruirono ferrovie, i battelli a vapore, eccetera, eccetera. Ecco, qui è il compromesso del Missouri che vi parlavo prima, del 1820. Vedete qui la linea di questo è il Missouri e questa è la linea di demarcazione al di sotto delle quali sarebbero potuti sorgere degli stati schiavisti, mentre al nord di questa linea sarebbero sorti degli stati liberi. Questo è Henry Clay, di cui ne parla. Questo è John Calhoun. Vedete, è un po' una faccia, un po' sembra un po' pazzo, con questo sguardo un po', però una persona molto intelligente, molto. Questo è Andrew Jackson. Ecco, questo è Sant'Anna. Sant'Anna era il dittatore. Non ricordavo con la chitarra. Niente, me lo ricordavo con la chitarra, una battuta stupida. Ah, sì, sì. Sant'Anna, quello, con una sola N. E appunto il Texas era un territorio del Messico, però era stato colonizzato pian pianino dai gringos, dai bianchi, e a un certo momento si ribellarono con la scusa che Sant'Anna era diventato un dittatore che aveva rinnegato la Costituzione messicana della indipendenza dalla Spagna del 1824, e quindi i texani si ribellarono. Fort Alamo lo ricordiamo tutti, non a caso a Fort Alamo si issò la bandiera tricolore del Messico con la scritta in mezzo 1824, che era appunto la data della Costituzione messicana. I difensori di Fort Alamo furono tutti massacrati, però andò meglio i texani successivamente, che a San Giacinto Sam Houston riuscì a sconfiggere Sant'Anna e quindi il Texas divenne indipendente. E subito i texani, i bianchi, i gringos instaurarono la schiavitù che prima era vietata dal governo messicano. Per qualche anno il Texas rimase indipendente, poi finalmente nel 1844 si trovò un accordo col presidente americano di allora, Polk, e entrò negli Stati Uniti. Questa indipendenza del Texas non fu mai digerita dal Messico, che la contestò sempre, e gli americani presero questa scusa nel 1846 per iniziare una vera e propria guerra di conquista, guerra coloniale ai danni del Messico. Gli americani con diverse colonne invasero appunto lo Stato messicano, conquistarono Città del Messico, Sant'Anna dovette scappare via, e la cosa più importante, gli Stati Uniti acquisirono degli immensi territori. Eccolo qua, Sam Houston, il primo presidente del Texas, che sarà poi contrario alla secessione, vedremo più avanti. Qui la battaglia di Fort Alamo. Ecco qui l'annessione del Messico. Vedete, il Texas è quello azzurro, c'è anche il territorio dell'Oklahoma dove c'erano le riserve indiane, e poi a sinistra, diciamo in violetto, sono tutti i territori acquisiti nella guerra appunto contro il Messico. Territori che vanno dalla California, Nuovo Messico, l'Arizona, il Nevada e lo Utah, che allora non si chiamavano così, allora c'era solo colonizzata un po' la California. Però chiaramente con questa nuova annessione territoriale iniziavano i problemi. I sudisti dissero: bene, c'è il compromesso del Missouri, gli stati del Nuovo Messico, dell'Arizona e la metà meridionale della California sono nostre, sono schiavitù, e i nordisti assolutamente no. Quel compromesso si applicava solo per i territori acquisiti della Louisiana, non valeva più per i territori annessi dal Messico. Addirittura il deputato Wilmot, che era un esponente di un nuovo movimento chiamato dei Free Soiler, cioè dei contadini liberi, un movimento trasversale che andava
Partito Democratico fino al Partito Liberale dei White, che appunto sosteneva che i territori dell'Ovest dovessero essere riservati ai contadini liberi. E questo chiaramente mise in difficoltà i sudisti, che invece protestavano, no, insomma, noi ci spettano quelli. E diventava anche non solo una questione economica, perché in questi stati, francamente, la schiavitù, scusate, le piantagioni non avevano ragione d'essere, non c'era il terreno perché potessero sorgere, anche se chiaramente l'agricoltura del cotone, del tabacco avevano impoverito i territori, i campi agricoli del sud, e c'era sempre bisogno di espandersi, però certo non nel Nevada, nell'Arizona, territori desertici. Però è una questione di principio, una questione, come vi dicevo prima, di anche potere al congresso. E quindi insomma alla fine ci furono delle grosse polemiche, dibattiti anche accesi, arrivarono anche alle mani al congresso, nordisti, esponenti dei partiti, delle fazioni nordiste e sudiste. Alla fine Henry Clay, che vi avevo fatto vedere prima, elaborò un compromesso, qui sto andando, che è il compromesso del 1850, appunto chiamato, eccolo qui Henry Clay. E cosa prevedeva questo compromesso? Beh, innanzitutto prevedeva che il Texas poteva rimanere con la schiavitù, nessuno la toccava. La California invece non sarebbe stata divisa a metà, sarebbe stata tutta libera, anche perché la California velocissimamente diventò nel giro di pochi anni uno stato, anche perché era stato scoperto l'oro, e quindi anche per questioni di ordine pubblico al più presto si cercò di impiantare delle istituzioni che potessero insomma governare questo stato, e subito si fece una costituzione antischiavista. Per gli altri territori, le altre regioni, si lasciava al futuro, cioè si diceva questi, quando si costituiranno come stati, decideranno loro se essere stati schiavisti o meno. A corollario di questo, nel distretto di Columbia venivano vietati i mercati di schiavi, che la tratta era stata abolita ufficialmente, però un po' continuava sempre, e poi c'erano però comunque degli stati che diciamo erano diventati quasi degli allevamenti di schiavi, cioè vendevano schiavi ai vari altri stati, quindi c'era veramente questa figura del mercante di schiavi che andava a vendere i vari servi di colore. E quindi veniva vietato nel distretto di Columbia, però vi poteva continuare a essere lo schiavismo. E poi soprattutto fu approvato il Fugitive Slave Bill, che prevedeva che le autorità di polizia degli stati del nord avessero il dovere di catturare gli schiavi fuggiaschi e di riportarli ai padroni. Non vi ho detto, perché ne volevo parlare poi di questa cosa, che appunto gli schiavi scappavano, chi poteva scappava, e c'era questa cosiddetta ferrovia sotterranea dove c'erano delle case sicure dove si rifugiavano questi schiavi fuggiaschi per raggiungere i territori del nord, che secondo il compromesso del Missouri la schiavitù era vietata, e in un certo senso, se nessuno li riconosceva, li reclamava, erano uomini liberi. Con questo provvedimento, che fu molto criticato al nord, molto odioso, perché dicevano i nordisti: ma come, io devo andare a catturare gli schiavi di questi, ma cosa vogliono? Vengono a comandare a casa nostra, a dirci quello che dovevamo fare. Però con questo tipo di compromesso le tensioni fra nordisti e sudisti si calmarono, almeno per il momento. In questo, proprio nel 1850, cito ancora John Calhoun, che poveretto ormai era vecchio, anziano, però riuscì ancora una volta a proporre un modello di sviluppo degli Stati Uniti, cioè lui diceva: creiamo due nazioni, nord e sud, due nazioni amiche, come l'Austria-Ungheria, cioè due nazioni indipendenti che però per la politica estera e la difesa hanno un organo di decisione comune. Ovviamente era una scelta, una riforma troppo spinta in avanti, fu bocciata e venne approvato il compromesso di Henry Clay. Che se posso un esempio anche non troppo felice. Cosa? Se posso un esempio anche non troppo felice, vedendo la fine che farà l'impero austro-ungherese. Vabbè, sì, certo, quello è ovvio. E
quindi per il momento le cose sembrano tranquille, però non è così. L'opinione pubblica, ricordo che negli Stati Uniti ci sono tanti giornali, la gente legge, come dicevi tu, c'è il voto per i maschi bianchi, c'è il voto popolare, no? Il voto, il suffragio universale, quindi la gente si interessa delle questioni politiche e quindi le opinioni sud e nord cominciano a dividersi. A spaccare ulteriormente queste opinioni c'è il romanzo La capanna dello zio Tom, che viene pubblicata proprio nel 1851 da Harriet Beecher Stowe, che non era mai stata nel sud, che si era inventato di sana pianta questo mondo fatto di crudeltà. Adesso ci arriverò a spiegarlo. Schiavi frustati a sangue sempre, famiglie divise, e creò forte sdegno al nord, ma soprattutto forte sdegno al sud, che si sentirono accusati. Ormai bisogna tenere presente che il sud era una minoranza, come vi dicevo prima, le grandi migrazioni dall'Europa avevano moltiplicato la popolazione, moltiplicato gli stati del nord, e quindi gli stati del sud erano sempre più una minoranza, tanto più che proprio dopo la guerra del Messico questo movimento dei Free Soiler aveva creato una spaccatura in quella che era l'alleanza storica tra i piantatori del sud e i contadini del Medio Ovest. I contadini del Medio Ovest capivano che volevano l'espansione nelle nuove terre solo per loro, non volevano la schiavitù, non volevano proprio i neri, anche liberi, perché non gli facessero concorrenza. Non erano abolizionisti, loro dicevano la schiavitù rimane lì degli stati dove c'è già, però per le nuove acquisizioni verso il Pacifico invece deve essere libera. Quindi comincia a crearsi questa frattura e di consenso anche elettorale all'interno del Partito Democratico. E un'altra cosa, i contadini del Medio Ovest sono sempre più legati ai nordisti, perché adesso, siamo appunto negli anni 50, si è creata una fitta rete ferroviaria che va da est a ovest. Ci sono i battelli a vapore che quindi possono risalire i fiumi invece che discendere il Mississippi fino a New Orleans. Quindi l'agricoltura del Medio Ovest comincia a diventare un'agricoltura intensiva, sempre più orientata alla produzione industriale, all'allevamento, alla conservazione delle carni in scatola, ad esempio a Chicago. I stessi contadini del Medio Ovest utilizzano gli strumenti, la mietitrice meccanica automatica, quindi c'è sempre c'è un più stretto rapporto con l'industria nordista e questo si vedrà poi nel futuro, nelle elezioni future. Voglio, visto che abbiamo parlato della capanna dello zio Tom, se mi permetti Gianluca, fare una piccola parentesi sulla condizione degli schiavi. Certo. Tu ne parlavi prima di John Calhoun che giustificava la schiavitù. Proprio in quel periodo cominciano anche al sud a nascere delle teorie un po' bizzarre, no? Anche giustificate dalla Bibbia, no? La schiavitù era presente nella Bibbia, nei tempi antichi, i romani, gli egiziani, i greci avevano gli schiavi, quindi era una cosa, qualche teorico del sud diceva che era una cosa normale, riteneva la razza di colore inferiore, quindi doveva fare quello. E poi c'era anche un discorso appunto di confronto di società. Al nord gli operai non avevano nessuna garanzia se si ammalavano, se si facevano male, se erano inabili al lavoro, l'imprenditore, il capitalista non faceva altro che sostituirli con altri, perché c'era appunto questa manodopera infinita che arrivava dall'Europa e quindi il costo era veramente bassissimo di un operaio e c'erano delle condizioni anche miserevoli di queste persone e i sudisti dicevano i nostri schiavi stanno molto meglio di questi operai. Diciamo concretamente sì, perché comunque lo schiavo aveva vitto, alloggio, assistenza medica. Nella società patriarcale del sud il padrone aveva una responsabilità fino alla morte dello schiavo, quindi di sicuro non rimaneva senza cibo, senza un'abitazione, senza assistenza.
però lo schiavo non aveva possibilità di mutare la sua situazione, neanche i suoi figli, non aveva nessuna libertà di andare via dalla piantagione, non potevano imparare a leggere, a scrivere, perché dovevano rimanere, no, in questa condizione di soggezione. Lo schiavo poi era un oggetto, teoricamente non poteva avere una famiglia, non poteva avere dei beni propri, poi in concreto le famiglie si cercava di tutelarle, c'erano anche delle leggi che vietavano la vendita, la separazione di bambini troppo piccoli dalle madri, ma se queste vietavano il maltrattamento di schiavi, l'uccisione di schiavi, il ferimento, ma se poi queste cose uccidevano, non pensate che venivano condannati i padroni. Cioè, quindi la condizione anche di uno schiavo dipendeva molto da com'era il padrone. Se il padrone era, non dico una persona buona, ma era anche intelligente, perché gli schiavi erano il suo patrimonio, se stavano bene in salute lavoravano anche meglio, non lavoravano tantissimo, gli schiavi si difendevano un po' lavorando lentamente, ci doveva arrivare il guardiano, magari incentivarle con qualche frustata, però comunque lavoravano anche 8 ore al giorno, però ad esempio il sabato e la domenica si riposavano, in alcune contee c'era il lavoro a cottimo, cioè lo schiavo doveva fare un determinato lavoro, se lo finiva prima aveva la giornata libera, gli schiavi potevano pescare, cacciare nel territorio del padrone, cacciare, facevano le trappole perché non potevano detenere delle armi, sempre per il pericolo di rivolte, non potevano riunirsi, però avevano anche degli allevamenti di polli per integrare la loro dieta basata soprattutto su carne di maiale e grano turco. La piantagione era una comunità, i bambini venivano badati, sia i bambini neri che i bambini bianchi, vivevano tutti insieme, badati dalle cosiddette mami, di Rossello Ara, queste nutrici di colore, e quindi c'era una commistione delle due razze e non c'era razzismo. Il razzismo paradossalmente ci sarà nel dopoguerra, dopo la guerra di secessione. Prima era normalissimo per i bianchi stare col proprio schiavo, viaggiare. Infatti, se posso, il Ku Klux Klan è una cosa che verrà dopo. Certo, è una reazione alla classe bianca che si era vista scavalcare dai nordisti e dai vecchi schiavi che, diciamo, avevano assunto delle posizioni di prestigio, almeno monetariamente. Quindi fu una reazione, il Ku Klux Klan, il razzismo, al cambiamento delle leggi sociali. Il Sud aveva delle specifiche leggi, purché ciascuno stesse al suo posto, perché il padrone voleva l'assoluta obbedienza, però gli schiavi erano rari i casi di violenza. Chi scappava veniva frustato proprio perché non creasse però dei danni permanenti, che continuasse a lavorare, perché era interesse del padrone che continuasse a essere efficiente fisicamente. Magari gli venivano messi quei collari con degli spuntoni di acciaio perché si impigliasse in caso di fuga nei rami, ma niente di più. E diciamo che gli schiavi erano un po' come degli animali domestici, una proprietà, perché però non venivano a mangiare alla tua tavola, ciascuno rimanesse al suo posto. Questa era un po' la cultura del Sud, però gli schiavi, tanti, erano anche affezionati ai padroni, li difendevano in caso di rivolte, in caso di aggressione. Certo, poi qualcuno cercava, come vi dicevo prima, di scappare, dipendeva un po' dalle attitudini, dalle persone. La condizione però sicuramente più penosa di uno schiavo era che era alle dipendenze di un'altra persona, non poteva modificare la sua condizione in uno Stato come gli Stati Uniti, dove la mobilità sociale era appunto la bandiera, no? Il sogno americano. E niente, poi vabbè, voglio anche sottolineare questo aspetto, c'era anche il discorso degli abusi sessuali da parte dei bianchi, dei padroni nei confronti delle schiave, quindi nascevano anche tanti figli meticci che però nascendo da una schiava rimanevano schiave. C'era anche questo discorso che non va sottovalutato. A volte le famiglie venivano anche separate, perché quando moriva un proprietario, gli eredi magari si dividevano gli schiavi. Questo era sicuramente, questi due aspetti erano sicuramente i due aspetti più
più antipatici, più tragici della condizione dello schiavo. Chiusa la parentesi. Siamo arrivati quindi negli anni 50. Nel 54 succede un'altra cosa, un altro contrasto. Ormai ogni volta che c'era un'acquisizione territoriale, gli elite nordiste e sudiste si scontravano, era inevitabile, anche perché ormai lo scontro era diventato, oltre che economico, politico, era anche diventato uno scontro ideologico. I sudisti volevano avere i loro diritti sui territori dell'Ovest, non volevano essere esclusi dal potere, non volevano essere cittadini di serie B, e quindi a volte facevano anche la voce grossa, minacciavano di andare a conquistare le isole caraibiche, si facevano forti da questa legge del Fugitive Slave Bill, e insomma cercavano di reagire, di tenere su un po' il loro... Anche perché, se posso, la classe, diciamo, il classe dirigenti militari, i grandi ufficiali, per tradizione venivano dal sud, quindi avevano anche una sorta di pugno dalla loro parte. Certo, come ti dicevo, loro si erano arrogati all'inizio, no, della nascita degli Stati Uniti, questa direzione politica e militare, sempre con questo mito della cavalleria feudale, no? Loro non dovevano lavorare, i proprietari terrieri del sud, e quindi si dedicavano alla gestione della cosa pubblica, all'arte militare, o entrambi, no? George Washington era sudista, è stato presidente, è stato un grande generale, per dire un esempio, Jackson, insomma, poi ce ne saranno, vediamo, anche degli altri. E quindi, diciamo così, c'era questa diffidenza reciproca ormai tra nordisti e sudisti. I sudisti erano visti come degli oziosi, della gente immorale che viveva alle spalle del lavoro degli altri. Dall'altra i sudisti vedevano i cittadini settentrionali come gente legata al denaro, ipocrita, che viveva in questa confusione, queste città caotiche. Le città del sud erano molto più piccole, più strutturate, la società del sud era molto più tranquilla, ognuno stava al suo posto, non c'erano scioperi, non c'era il pericolo del comunismo. 1848, il manifesto del Partito Comunista, e si diffonde in Europa ma anche negli Stati Uniti, quindi i sudisti si vantavano che loro avevano una società molto ordinata, e questo era anche uno degli aspetti per cui anche i cittadini che non avevano schiavi si sentivano comunque legati alla società sudista. Paradossalmente anche coloro che andarono a combattere nei campi con la bandiera sudista, i soldati confederati, la maggior parte non erano proprietari di schiavi, forse ne avevano uno o due, ma allora perché andavano a combattere? Andavano a combattere perché gli era stato inculcato quest'idea di una società comunque migliore di quella del nord, e soprattutto poiché c'era una classe di schiavi che faceva, diciamo, il lavoro sporco che nessuno voleva fare, i bianchi, sia ricchi che poveri, in un certo senso erano uguali. I poveri si sentivano più simili ai latifondisti perché erano in una condizione superiore, no, rispetto ai neri. Avevano comunque gli stessi diritti del latifondista, cosa che, diciamo, c'era uno che stava peggio di me, io mi sento un po' meglio. Possiamo dire che era anche questo lo sogno americano di una classe media. Sì. Sì, e quindi anche poi il discorso sempre del diritto delle tradizioni degli stati faceva sì che comunque anche la classe media piccola bianca del sud appoggiasse i movimenti, i piantatori, che erano, come dicevi tu prima, una ristretta minoranza che però deteneva il potere economico e politico nel sud e cercava di farlo anche negli Stati Uniti in generale. Nel 1954 cosa successe? Successe che i territori, le regioni del Kansas e del Nebraska, che erano delle regioni più grandi degli stati attuali, chiesero di diventare territori, no? Come vi dicevo prima, 50.000 abitanti, si può chiedere, si forma un'assemblea legislativa provvisoria, si dà una minima struttura amministrativa in attesa di crescere di popolazione e poi di diventare stati. E chiesero di entrare nell'Unione. Cosa applichiamo? Il compromesso del 1850, quello del 1820, essendo territori
diciamo che erano compresi nel vecchio acquisto della Louisiana, teoricamente si doveva applicare il compromesso del Missouri, quindi stati erano a settentrione del confine del Missouri, quindi dovevano essere liberi. Però questa volta furono i sudisti a dire no. Stephen Douglas, che aveva raccolto l'eredità del Partito Democratico, l'eredità come portavoce delle necessità dei piantatori del Sud dopo la morte di Calhoun, propose un nuovo compromesso. Poiché il Missouri temeva di essere circondato da stati liberi, propose questa cosa, che il Kansas e il Nebraska, fin da subito, fin dalla loro costituzione in territori, dovessero decidere se essere con la schiavitù, se permettervi la schiavitù o meno. Quindi diverso dal 1850, dove si diceva quando diventeranno stati, un futuro si era rimandato. Adesso la scelta tra schiavitù o no veniva posta subito. Nei piani di Douglas Stephen Douglas, da non confondere con Frederick Douglas, diciamo lo schiavo liberato che sarà portavoce, grande sostenitore dei diritti degli schiavi e anche del voto femminile, di cui magari parleremo più avanti. Nella sua idea era questa: il Kansas, che era più vicino al Missouri, quindi ci sarebbero potuti arrivare più facilmente dei coloni con gli schiavi, sarebbe diventato schiavista. Il Nebraska, che era più a nord, sarebbe stato invece libero. E non fu così, le sue idee non si rivelarono corrette, perché subito nel Kansas arrivarono sì coloni schiavisti, ma arrivarono anche gli antischiavisti, i Free Soiler, e lì scoppiò una vera e propria guerriglia, l'anticipo della guerra civile, il Kansas insanguinato. Tra il 1854 e il 1856 ci fu veramente delle guerriglie, dei massacri, degli agguati, e fu un grosso problema, ci dovette andare all'esercito per cercare di arginare la situazione, e si distinse in maniera tragica John Brown, il capitano John Brown, che poi diventerà famoso, ci faranno la canzone Glory, Glory, Alleluia. Lui era un abolizionista convinto, però era un abolizionista che applicava dei metodi sanguinari, uccideva le persone per il solo sospetto di essere schiaviste. Quindi diciamo la situazione stava un po' degenerando. Ecco, qui vi faccio vedere, è interessante questa mappa che fa vedere la concentrazione degli schiavi. Vedete, ci sono delle regioni con un viola molto scuro, dove lì c'era la maggior parte degli schiavi, e fa vedere un po' quelli che erano i territori. Vedete qui il Missouri, e appunto qui, ecco, vediamo John Brown, che alla fine, non nel 54, più in là, verrà arrestato, ma ci arriveremo. Quindi vediamo che la situazione ormai sta precipitando, si sta andando alle armi. Il compromesso del Nebraska e Kansas Act vacilla. Nel frattempo, proprio nel 1854, viene fondato il Partito Repubblicano. Il Partito Liberale ormai aveva perso un po' di mordente, e nasce questo Partito Repubblicano. Notate la differenza: il Partito Democratico aveva la gran parte dell'elettorato al sud ed era un partito un po' reazionario. Il Partito Repubblicano invece era un partito più progressista e portava avanti le istanze dei nordisti e le istanze del Medio-Ovest, dei Free Soiler del Medio-Ovest. Quindi una situazione totalmente diversa rispetto a oggi, dove il Partito Repubblicano è più conservatore negli Stati Uniti e ha gran parte dell'elettorato al sud, e il Partito Democratico è più progressista e la maggior parte dell'elettorato nel settentrione. Quindi vediamo che a volte... Questo, se posso, se non erro, lo si è visto con la presenza di Nixon, abbiamo questo switchamento. Sì, dopo gli anni 60, Nixon è stato dal 68 in poi, sì, è questo. E quindi nasce questo partito che raccoglie appunto comincia a raccogliere molto consenso. Però le elezioni del 56 vengono vinte ancora dal Partito Democratico, che riesce comunque ad essere ancora un partito nazionale, cioè prende voti sia al sud che nel medio-ovest che ancora nel nord. Però siamo veramente risicati.
succede una cosa molto importante nel 1856-57, cioè c'è il caso giudiziario di Dred Scott. Dred Scott era uno schiavo, schiavo di un medico militare che quindi aveva viaggiato nella sua vita a seguito di questo medico militare ed era stato anche nei territori liberi. Quando morì, e il suo padrone, lui fece causa contro gli eredi, la vedova del suo padrone, rivendicando che era un uomo libero, poiché era stato in stati dove era vietata la schiavitù, lui si riteneva un uomo libero, chiedeva il pagamento degli stipendi, e questa vicenda giudiziaria si protrasse, questo ecco Douglas, si protrasse per un po' di tempo, perché la questione prima fu decisa dalle corti statali, poi arrivò addirittura alla Corte Suprema, dove c'era il presidente della Corte Suprema, un certo Taney, che era un sudista, però fece una sentenza veramente rivoluzionaria. Innanzitutto stabiliva che Dred Scott era uno schiavo e come tale non poteva adire alla giustizia americana, alla Corte Suprema. E seconda cosa, la decisione che ci fosse o meno la schiavitù in uno Stato non era di competenza dello Stato federale, del Congresso, ma era di ogni singolo Stato. Quindi l'accordo del Missouri era incostituzionale fin dalle origini. Ovviamente la Corte Suprema giudicava quando gli arrivava un ricorso sulla legge. Questo era il primo ricorso che riguardava il compromesso del Missouri, quindi dopo 37 anni, però finalmente si pronunciava. Questa sentenza ovviamente fu accolta al nord dagli abolizionisti come uno scandalo, come una cosa sbagliata. I sudisti invece cantavano vittorie, si sentivano ormai padroni di conquistare tutti i nuovi stati fino al Pacifico, no? Visto che il compromesso del Missouri non valeva più, era il singolo Stato che decideva, si sentivano anche più sicuri della loro istituzione. E il re Cotone erano poi ricchi, si sentivano ricchi, potenti, e continuavano a fare la voce grossa, anche se ormai erano una minoranza. E le cose quindi stavano sempre più precipitando, le posizioni erano sempre più distanti, ed erano posizioni ideologiche, perché mentre quando si trattava di discorsi economici sui dazi protezionistici si poteva divenire un accordo, non facciamo un dazio del 40%, lo facciamo al 20%, però quando poi si passa a delle questioni di principio l'accordo non lo trovi più. Tra l'altro Calhoun era morto, Clay e Webster anche loro erano morti, la classe politica di quegli anni non era più allo stesso livello di quella che c'era prima, e la situazione cominciò infatti a sfuggire di mano. Ricordo un'altra cosa, tutto il clima politico con John Brown è veramente teso, cioè sono altri anni. Prima di arrivare all'ultima impresa, diciamo, di John Brown, volevo parlarti del 1858. Ci sono le elezioni per il Senato in Illinois. Noi sappiamo che ogni 2 anni, come anche allora, anche oggi, ci sono le elezioni, no? Per il Congresso degli Stati Uniti. Si cambia tutta la Camera dei Deputati ogni 2 anni, mentre il Senato si cambia ogni 2 anni 1/3 della composizione dei senatori, perché il senatore dura in carica 6 anni, ok? A rotazione si cambia 1/3 ogni 2 anni, per arrivare poi dopo 6 anni ad aver ricambiato, comunque aver fatto l'elezione di nuovo per tutti i seggi. In Illinois sono candidati per il Partito Repubblicano un certo Abramo Lincoln, che ve lo faccio vedere, ma tutti insomma sappiamo chi era, un avvocato di Springfield che aveva avuto una limitata esperienza politica, era stato 2 anni appunto deputato al Congresso negli anni 40, tra l'altro nel periodo proprio della guerra del Messico. Lui era contrario a questa guerra, poi aveva stato delegato all'Assemblea legislativa dello Stato dell'Illinois, era un avvocato molto stimato del Partito Repubblicano con idee antischiaviste, e dall'altra c'era l'altro candidato, era Stephen Douglas. Curioso, questi due diedero vita in quel periodo, in quella campagna elettorale, dei dibattiti molto accesi che raccolsero molte persone, proprio perché
si trattava del Medio Ovest e si parlava molto della schiavitù, del futuro, dell'espansione dell'Ovest. Chiaramente Douglas strizzava di più l'occhio alla schiavitù, lui era il Partito Democratico, ma gran parte dei suoi sostenitori erano degli schiavisti, mentre invece Lincoln diceva gli stati dell'Ovest devono essere per gli uomini liberi. Lui vedeva una nazione, una grande nazione unitaria, con un grande mercato, con uno Stato federale più potente. Del resto era l'epoca in cui anche in Europa c'era questa visione, nasceva l'Italia, nasceva la Germania, i grandi stati unitari, quella era diciamo la moda. Però lui, Lincoln da una parte diceva io la schiavitù non la voglio abolire, la lascio dove già c'è, la garantisco anche magari con una legge costituzionale per non toglierla, però l'Ovest deve essere per gli uomini liberi. E soprattutto da un suo discorso, credo a Ottawa, che non è Ottawa nel Canada, ma è Ottawa nella città dell'Illinois, lui ribadisce anche la posizione, che era un po' la posizione di tante persone del nord, cioè loro erano razzisti, non ritenevano che una volta la schiavitù era un problema, ma non sapevano come risolverla, non ritenevano che una volta liberati, questi ex schiavi potessero vivere con i bianchi, li ritenevano una razza inferiore, non riteneva possibile che potessero vivere con gli altri, che facessero parte di una giuria in un tribunale. E quindi non era facile anche per i nordisti capire come liberarsi di questa schiavitù. Questo volevo precisarlo perché è molto importante anche per capire il pensiero di Lincoln. Nel 58 però vince Douglas, Lincoln, diciamo così, perde le elezioni, diventa senatore Douglas. Però siamo ormai vicini alla guerra civile, agli anni della guerra civile. Nel 1859 John Brown, con dei figli e dei seguaci, è in Virginia e attacca l'arsenale federale di Harper's Ferry, dove c'erano delle armi. La sua idea era quella appunto di impossessarsi di queste armi e darle agli schiavi per creare una rivolta. Ovviamente è una cosa illegale e viene subito mandato un drappello di Marines a circondare questo magazzino. Tra l'altro l'allarme l'aveva dato un ex schiavo che si era accorto dell'arrivo dalla ferrovia, di tutti questi insomma dalla ferrovia aveva visto questa occupazione di questo arsenale. Arriverà Robert Lee, allora colonnello dell'esercito americano, che comanderà questi Marines, faranno irruzione, arresteranno John Brown, verrà processato e verrà impiccato. Quindi finiva qui, diciamo, la carriera di John Brown come abolizionista, come guerrigliero, sobillatore. Però questa cosa lascia molto sgomento i sudisti, dicono ma questi abolizionisti non è che ci organizzano delle altre rivolte di schiavi, stavolta ci è andata bene, ma non sarà così per il futuro. John Brown comincia a diventare una specie di mito per gli abolizionisti e quindi il clima è sempre più teso. Sono fondamentali quindi le elezioni del 1860. Le elezioni del 1860 il Partito Democratico però si scava la fossa da solo, perché come vi dicevo prima era ancora un partito che raccoglieva consensi un po' in tutta la nazione. Però nella convenzione dove si dovevano decidere i candidati si spacca, perché Douglas, che è candidato alla presidenza, Stephen Douglas, sempre lui, tra l'altro una cosa di colore, Douglas era piccoletto, un po' grassoccio, e Lincoln era alto e lungo, quindi immaginatevi questi due di fianco a fare i comizi, sembravano più una coppia di cabarettisti. Aglio e olio. Facevano forse anche un po' ridere, però erano due grandi politici, due grandi pensatori, e sicuramente la gente dopo un po' badava più alle loro idee che al loro aspetto fisico, però facevano un po' una prima impressione un po' strana. Chiusa la parentesi, allora Douglas viene candidato, però lui vuole avere il consenso dei contadini del Medio Ovest ancora, però i piantatori del Sud insistono, vogliono avere la garanzia che nei nuovi territori ci sarà la schiavitù. Questo punto fa cadere tutto. Quindi il Partito Democratico si spacca. Da una parte viene candidato Douglas e dall'altra c'è un altro candidato, John Breckinridge, che è il vicepresidente uscente. C'è la presidenza di Buchanan, che è un esponente del Partito Democratico ancora con questo vicepresidente, e lui, Breckinridge, è il rappresentante dei piantatori del Sud.
Quindi il Partito Democratico si divide i voti. Poi ci sarà il candidato repubblicano, che è appunto Abramo Lincoln, e poi ci sarà anche un quarto candidato del vecchio partito liberale, che prenderà pochi voti, però insomma 4 candidati. Alla fine cosa succede? Ovviamente che Lincoln convoglia tutti gli elettori nel nord, però il voto popolare ha una maggioranza relativa, perché i democratici insieme prendono molti più voti popolari. Poi i singoli elettori, grandi elettori, chiaramente sono di più per Lincoln, sono la maggioranza per Lincoln, perché li ha tutti convogliati nei collegi uninominali del nord, mentre invece i democratici si sono sparpagliati come grandi elettori. Quindi viene eletto Lincoln, però è un presidente che non ha il sostegno di tutti gli stati, assolutamente degli stati del sud non ha preso neanche un voto, o pochissimi. Quindi gli stati sudisti cominciano a non sentirsi più rappresentati da questo presidente, dicono che rappresenterà, tutelerà solo gli interessi del nord, ulteriori dati protezionistici per finanziare le infrastrutture, le industrie del nord, tasserà la popolazione per mantenere, diciamo, i disoccupati del nord come posso dire, come ammortizzatore sociale. E inoltre si sentono dei cittadini di serie B, perché anche se Lincoln dice io vi garantirò la schiavitù dove già è, si sentono come messi da un angolo, aspettare che, no, come un parente degenere, no? E loro, nella loro cultura non è così, una cultura molto orgogliosa, gente che aveva sino ad allora retto le redini di questo paese, avevano fatto nascere gli Stati Uniti. George Washington, Thomas Jefferson, Madison, i primi presidenti erano sudisti, i padri fondatori, i principali erano sudisti, quindi non volevano essere messi da parte, e quindi dovettero scegliere se morire in un angolo oppure essere protagonisti del loro futuro, decidere loro. E quindi ancora una volta il South Carolina, che nel dicembre del 1860 prende la decisione di secedere, appellandosi sempre al diritto degli stati, dicono che il governo non li rappresenta più, non è più il benessere di tutti ma di solo una parte degli Stati Uniti, quindi secedono. Stavolta però gli vanno dietro altri 6 stati del profondo sud. E Lincoln, quando si insedia nel suo discorso inaugurale, penso alla fine di marzo, i primi di aprile, lui fa un discorso che in pratica è rivolto tutto ai secessionisti, dice: cari concittadini insoddisfatti, le sorti di questo paese nelle vostre mani, io tutelerò la schiavitù, insomma non cercherò di ostacolarvi, a patto che l'unione deve essere salda, l'unione è indissolubile e che gli stati dell'Ovest saranno liberi. Ormai le situazioni, capite bene che ormai da detratto il senatore Crittenden, che vi facevo vedere, ecco, John Crittenden cercherà di elaborare un nuovo compromesso simile a quello del 1850, ma ormai non c'era più niente da fare. Tra l'altro i suoi figli, uno combatterà per il nord, uno per il sud, quindi una situazione comune a tante famiglie degli Stati Uniti, con gente che combatte da una parte e dall'altra. Insomma, la parola passerà alle armi, perché c'è questo isolotto a Charleston dove c'è un forte, si chiama Fort Sumter, che è rimasto in mano alla guarnigione degli Stati Uniti federale, e Lincoln lo vuole mantenere, e quindi manda una nave per portargli dei viveri, dei beni per farlo sopravvivere, insomma è sotto assedio, e i sudisti questi non lo possono accettare, per la loro sovranità non possono accettare che ci sia una parte del territorio che non è del sud, che non è gestito da loro, e quindi le milizie del South Carolina sparano su Fort Sumter. Siamo il 13 aprile del 1861, e quindi di fatto poi scoppia la guerra civile, e aderiranno poi la Confederazione altri stati più a nord, la Virginia, il North Carolina, altri stati di confine, e quindi nascerà la Confederazione con tutto quello che comporta poi la guerra, quello che succederà insomma nella guerra. Che, se posso sottolineare ancora una volta, come hai detto tu, la guerra scoppia per l'unione, non è che il nord scende per liberare gli schiavi, ma il punto... No, assolutamente. Se da una parte, scusami, abbiamo il sud che
noi siamo confederati, cioè il vero quello degli Stati Uniti, la vera democrazia sono gli stati che sono indipendenti rispetto al governo federale, quindi siamo noi i veri rappresentanti della vera democrazia, dei padri fondatori delle 13 colonie. Poi siamo contro il potere centrale, che non poi anche le 13 colonie si sono ribellate contro il potere centrale della madrepatria dell'Inghilterra. Dall'altra parte abbiamo il nord che dice no, prima di tutto l'unione. E quindi questo appunto si vede anche appunto la Virginia, non so, il generale lì combatte per la Virginia, la sente quello come la sua nazione. Morire per la Virginia, invece il nord no, noi vogliamo morire per l'unione. Sì. Bene. Allora, se abbiamo ancora un attimo di tempo, innanzitutto ci chiedono due nostri, come dire, ascoltatori, no, ci vedono anche, oltre ad ascoltarci ci vedono, non so come definirli, due seguaci, ecco, ci chiedono se ci possiamo dire qualcosa su Frederick Douglass, visto che l'abbiamo accennato prima. Beh, io non sono un biografo di Frederick Douglass, premetto, però qualcosina la so. Lui nasce schiavo, nasce in Maryland, però nel 1818. La data non si sa bene. Poi quando sarà più anziano farà delle ricerche e affermerà che sarà nato il giorno di San Valentino del 1818. Però non è certo, perché appunto insomma, non c'erano dei registri. Lui viene presto separato dalla madre e viene poi, si dice che forse il padre era il suo stesso padrone, però non si saprà mai questo. Viene venduto, affittato a diversi proprietari e addirittura però uno di questi, la moglie di uno di questi, gli insegna da ragazzino a leggere e scrivere, cosa vietatissima, però per il rapporto comunque umano che vi dicevo prima, che si poteva comunque instaurare tra padroni e schiavi, questa signora insegna a leggere a questo ragazzo e lui comincia a leggere giornali e comincia anche ad avere una propria consapevolezza della propria condizione, tant'è vero che il suo padrone rimprovererà la moglie di dire non devi insegnare a leggere a queste persone, a scrivere, perché poi si rendono conto della loro condizione, e Douglass dirà proprio che quello era stato il primo discorso abolizionista che aveva sentito, fatto dal suo padrone, dal rimprovero che aveva fatto la moglie, e lui di nascosto poi comincerà a insegnare anche non troppo di nascosto a altri schiavi a leggere e scrivere, fino a che poi dopo insomma i padroni glielo vieteranno, insomma, eccetera, perché appunto era una cosa assolutamente pericolosa. Lui sarà anche passerà da un padrone che lo tratterà male, si rivolterà fisicamente a questo padrone, e da quel momento lì il padrone non gli farà più del male. Quindi era anche un ragazzo che non aveva paura, oltre ad avere delle idee, era anche un ragazzo che aveva del coraggio fisico per affermare la propria dignità umana. E lui tenterà poi, 19enne, di scappare 2 volte, non ci riuscirà una terza, quando aveva circa 20 anni, si traveste da marinaio con dei documenti falsi, salta su un treno, va a New York e poi si trasferirà nel Massachusetts. Qui si sposerà con sua moglie, che avranno 5 figli, e soprattutto andrà in contatto con gli ambienti abolizionisti, che vi dicevo che proprio in quegli anni, negli anni 30, con Garrison, cominceranno a avere anche una collaborazione. Proprio in un comizio di Garrison il giovane Douglass verrà chiamato a dare una propria testimonianza, a salire sul palco, e lì scoprirà di essere anche un grande oratore, racconterà la propria esperienza di schiavo, scriverà la sua autobiografia e negli anni 40 la pubblicherà e sarà veramente un successo. Tanta gente addirittura si meravigliava che uno schiavo, un ex schiavo, potesse scrivere così bene, raccontare così bene. E proprio per il successo di questi libri i suoi amici gli consigliano di scappare, perché vi ricordo che nel frattempo c'era stato questo atto, questa legge, il Fugitive Slave Bill, cioè che il suo padrone lo poteva andare, visto che era famoso, lo poteva andare a reclamare. E quindi lui scappa per qualche anno in Irlanda, in Inghilterra, dove anche lì tiene dei discorsi. Lui, oltre a battersi per i diritti degli schiavi, si batte anche per i diritti di voto delle donne.
Quindi è una persona veramente un idealista, che abbraccia, un progressista, che abbraccia tutte queste battaglie per la civiltà. Ritornerà poi negli Stati Uniti, fonderà dei suoi giornali, e durante la guerra avrà la possibilità anche di mettersi in contatto con Lincoln per parlare della condizione dei neri sotto le armi, che all'inizio venivano trattati male dai commilitoni, venivano pagati meno degli altri soldati, e si impegnerà per reclutare il famoso 54esimo reggimento del Massachusetts. Lui e suo figlio si impegneranno per reclutare degli schiavi, degli ex schiavi o neri liberi. Uno dei suoi figli combatterà per questo reggimento, e poi alla fine della guerra avrà vari contatti con Johnson, il successore Andrew Johnson, il successore di Lincoln, dopo il suo assassinio, per anche organizzare un po' il futuro, il diritto di l'emancipazione reale degli ex schiavi. Avrà degli incarichi in una banca che doveva sostenere queste persone di colore affrancate per avviare delle attività economiche, sarà addirittura rappresentante diplomatico degli Stati Uniti, ovviamente continuerà il suo impegno civile, comizi, pubblicazioni, eccetera, e addirittura appoggerà Lincoln, la candidatura di Grant nel 1868, e addirittura nel 1872 a sua insaputa sarà candidato vicepresidente di un partito che non era né repubblicano né democratico, un partito minore, appunto alle elezioni presidenziali. Lui poi si trasferirà da New York a Washington perché gli bruceranno casa, probabilmente un incendio doloso, perché sicuramente una persona così dava un po' fastidio. E niente, poi dopo la morte della moglie, lui si risposerà con una donna molto più giovane di lui, una donna bianca, che condividevano insieme appunto questo impegno politico per il diritto di voto alle donne. E proprio in un comizio, adesso non mi ricordo quando è la data, nel 1895, credo, in un comizio appunto per il voto alle donne, lui al ritorno, era inverno, al ritorno a questo comizio avrà un infarto, un ictus, insomma, morirà, e qui insomma terminerà insomma la sua vita sicuramente avventurosa e speciale di questa persona, che comunque in quel periodo era molto celebre sia negli Stati Uniti che abbiamo visto anche in Europa. Grazie. Volevo chiederti, visto che abbiamo parlato di questa divisione politica confederati federali, che è uno dei grandi punti di rottura, al momento della secessione, qual è la Costituzione confederale? Beh, la Costituzione dei Confederati ne avranno due, una provvisoria, varata nel febbraio del 1861, che doveva avere essenzialmente tre funzioni, cioè quella di rifarsi un po' alla tradizione della Costituzione americana, togliendo dei difetti, in modo da avere un po' la garanzia della tradizione e nello stesso tempo mantenere esistenti quelle leggi che non erano contrarie appunto agli interessi del Sud, per mantenere comunque l'ordine pubblico all'interno di questi nuovi stati. Doveva far funzionare la macchina amministrativa e soprattutto rimarcare anche i principi che avevano portato alla secessione, no? Questi stati del Sud. Poi dopo 15 giorni verrà elaborata una nuova Costituzione, una Costituzione della Confederazione definitiva, che entrerà poi in vigore nell'agosto del 1861, perché sarà approvata, per entrare in vigore doveva essere approvata poi, oltre dal congresso, dalla convenzione, poi diventata congresso provvisorio degli Stati Confederati, doveva essere approvata da almeno 5 Stati della Confederazione. Ad agosto successe questo, poi nell'ottobre del 1861 ci saranno le elezioni del congresso e del presidente e del vicepresidente della Confederazione, e poi ufficialmente
sarà adottata all'inizio del 1862, ma di fatto era già entrata operativa e valida nell'agosto del 61. Ed era una Costituzione un po' particolare. La falsariga ricalcava appunto la Costituzione americana degli Stati Uniti, però c'erano alcune differenze. Innanzitutto il preambolo stabiliva che gli stati, noi popolo degli stati confederati ci riuniamo eccetera eccetera, ciascuno stato nella sua stati indipendenti e sovrani, quindi si rimarcava questo, che gli stati rimanevano indipendenti e sovrani. E poi non c'era quella clausola del garantire il progresso comune, che era quella che aveva un po' dato modo di fare la teoria dei poteri impliciti, no? Che alcuni poteri ci sono, non vengono specificati, però ci sono per il bene comune. Questa clausola non c'è. E poi si specifica che gli stati delegano, usano la parola delegate, lo Stato confederato, lo Stato diciamo centrale. Invece erano nella Costituzione degli Stati Uniti granted, cioè concessi, quindi c'è una sfumatura diversa, appunto sempre per rimarcare l'autonomia maggiore degli Stati confederati. E chiaramente questa Costituzione doveva un po' bilanciare queste due esigenze, cioè i diritti degli Stati, la loro autonomia e indipendenza, con la necessità di avere uno Stato centrale che fronteggiasse una guerra, un nemico che era lì alle porte. E diciamo che gli Stati sudisti cercavano di fare il possibile per ottenere questo compromesso. Veniva posto come condizione essenziale che lo Stato confederato il governo confederato, il congresso confederato non potesse istituire dei dazi protezionistici, e soprattutto le grandi infrastrutture non dovevano essere finanziate col denaro pubblico. Lo Stato confederato non si occupava di queste infrastrutture, ma al limite finanziava boe luminose, fari, che però dovevano essere finanziati da chi ne traeva vantaggio. Poi una cosa molto importante, che non c'era una Corte Suprema, cioè la Corte Suprema era stabilita soprattutto per giudicare le controversie tra i funzionari dello Stato, però di fatto non era una corte d'appello per le corti di giustizia distrettuali dei vari stati, proprio per evitare che cittadini di diversi stati vedessero giudicate le loro cause da un sistema totalmente differente, perché ricordo che ad esempio in Louisiana, in Texas, vige il regime del civil law, cioè la legge interpretata dai codici dal giudice, mentre invece negli altri stati c'è il common law, cioè il precedente giurisprudenziale, che i giudici devono applicare il precedente giudiziario, e soprattutto vi è la possibilità anche di avere dei giudizi secondo equità, cioè non rispettando i precedenti o le leggi, ma semplicemente il giudice doveva un po' basarsi sull'equità. Quindi capite bene che un cittadino della Louisiana improvvisamente poteva venire giudicato da un sistema totalmente differente da quello cui era abituato. Tant'è vero che poi la Corte Suprema degli Stati Confederati non entrerà mai in funzione. Una cosa importante è che i ministri potevano essere chiamati a rispondere al Congresso delle loro opere, e che ogni stanziamento di fondi doveva essere approvato dal Congresso per 2/3 dei componenti. Un'altra cosa importante era che il presidente degli Stati Confederati poteva essere eletto per 6 anni con un unico mandato. Questo per evitare il problema che vediamo ancora oggi, cioè che ci vogliono almeno 2 anni per il nuovo presidente per impratichirsi un po' con l'amministrazione, il funzionamento dell'amministrazione statale, e poi gli altri 2 anni li impiega per fare in pratica campagna elettorale per la sua seconda elezione. Quindi di fatto poi i primi 4 anni sono un po' buttati, mentre invece così con un mandato di 6 anni il presidente confederato aveva tutto il tempo per prendere dimestichezza con la macchina governativa
e però poi dopo poteva governare con imparzialità senza avere la preoccupazione della rielezione che non sarebbe stata prevista. Inoltre il presidente confederato aveva il diritto di veto parziale, cioè adesso il presidente degli Stati Uniti può fare un veto su una legge, però deve bloccarla in toto, quindi spesso il congresso rifila norme omnibus, cioè in una stessa legge infila dentro l'approvazione del bilancio statale più altre cose, quindi il presidente degli Stati Uniti, se non vuole far fallire lo Stato federale, deve approvarla. Invece con il veto separato il presidente confederato poteva solo censurare una parte di una legge. Poi dopo ovviamente se il congresso approvava con una maggioranza qualificata di 2/3 la legge passava ugualmente, però questo era importante. Poi le leggi dovevano avere un solo argomento specificato nel titolo. Un'altra cosa importantissima era che i funzionari statali, scusate, i funzionari del governo centrale che però operavano negli stati, che potevano essere dei giudici, dei funzionari, potevano essere rimossi se lo voleva, messi in stato d'accusa, se lo voleva l'assemblea legislativa di questo Stato con una maggioranza qualificata. Quindi in questo modo si evitava quella, come posso dire, quell'invasione silenziosa dello Stato federale che faceva nelle istituzioni dei singoli Stati. Attenzione che questo problema è valido anche oggi, che a volte ci sono dei funzionari, degli amministratori che di fatto detengono il potere in certe zone, anche in certe regioni. E quindi questa è una cosa molto importante che rivela l'attenzione sull'autonomia degli stati nella confederazione. Un'altra cosa importante che vi voglio dire, ovviamente veniva abolita la tratta, veniva garantita la schiavitù, però nel senso che il congresso confederato non poteva emanare delle leggi per abolire la schiavitù, però lasciava comunque liberi gli stati poi in futuro di decidere se mantenerlo o meno. Anche questo è una cosa molto importante che fa capire un po' la mentalità dei sudisti. Poi un'altra cosa che vi volevo dire molto importante era che gli stati confederati, il congresso confederato, non poteva in alcun modo imporre dei dazi doganali. Questo chiaramente avrebbe creato dei grossi problemi un domani se la confederazione fosse stata indipendente per il sorgere dell'industria. Però in quel momento non ci pensavano più di tanto e gli stati sudisti erano impegnati a rimarcare i loro principi, le loro idee. Un'altra cosa importante è lo spoil system, cioè il presidente confederato non poteva rimuovere gli altri funzionari che non fossero i ministri e i consoli. Un funzionario del governo centrale poteva essere rimosso solo per ovviamente incapacità, disonestà, tradimento, eccetera, eccetera, e peraltro doveva essere avvisato il Senato. Quindi anche questa pratica che un po' in tutti, non solo negli Stati Uniti, ma in tutti gli stati, che quando cambia il governo cambiano tutti anche i dirigenti pubblici più elevati perlomeno, gli stati confederati volevano evitarlo. L'ultima cosa, secondo me molto importante, era che la Confederazione prevedeva che tre stati della Confederazione potevano chiedere alle loro assemblee singole di rivedere la Costituzione, di fare degli emendamenti costituzionali. Quindi una minoranza, le famose maggioranze concorrenti, che poi è la minoranza, una minoranza di stati poteva chiedere che venisse convocata una convenzione costituente per eventualmente discutere su un progetto di legge ben definito, e su quello si doveva lavorare e votare per cambiare, modificare la Costituzione confederata, cosa che non si può negli Stati Uniti perché è il Congresso che decide, o una maggioranza qualificata di tanti stati, non solo 3 stati, credo che devono essere almeno 2/3, non voglio dire una stupidata, però devono essere parecchi per chiedere una modifica costituzionale o un emendamento.
Bene, grazie. Un ultimo approfondimento per farci ancora entrare meglio la mentalità di questi stati del sud, questi appunto confederati, come loro vedevano il mondo. Invito tutti quanti, chi ha visto questa live, chi la vedrà anche in futuro, di iscrivervi al tuo Eccolo canale, qua. che è la Corte Storica di Nicolò. Poi se vuoi parlarci anche un attimo dei tuoi lavori, Ma guarda, chiediti. io ho scritto qualche libricino, qua la vita del generale Custer durante la guerra civile, che è un argomento prettamente militare, però molto interessante, e poi questo che più riguarda noi, la Confederazione Vittoriosa, dove appunto dedico un capitolo proprio sulla Costituzione confederata e su quello che poteva essere il futuro degli stati confederati in caso di vittoria e le situazioni in cui potevano appunto essere vittoriosi. E poi vabbè, più un fumetto, la battaglia del Big Bad, un fumetto storico ambientato nella prima grande battaglia della guerra civile. È una lettura più ludica questa. Per rispondere a Eugenio che chiede, il canale di Michele si chiama La Corte Storica di Nicolò, ma lo trovi anche in descrizione a questa Ecco, qui c'è live, anche il direttamente il logo. link per accedervi. Trovate anche le altre pubblicazioni che ha fatto Michele, poi trovate anche in bibliografia altri testi per approfondire l'argomento di questa live. Nulla, io ti ringrazio, sono davvero molto contento e soddisfatto di questa super live, era come me l'aspettavo, ma anche di più. Abbiamo È stata un po' approfondito. lunga, però capisci bene che No, no, c'era da ma parlare di giusto così. tante cose. Alla fine è vero che la schiavitù ha causato la guerra civile, ma perché indirettamente? Perché aveva creato due società totalmente diverse, economicamente, socialmente, culturalmente diverse. E anche politicamente, come abbiamo visto, due visioni, Eh, o federazione o confederazione. Infatti, alla fine di questa guerra nasceranno la nazione degli Stati Uniti, punto, uno Stato federale, e nessuno oggi osa contestarlo e tutti Beh, è quanti uno Stato sono uniti. sicuramente più centralizzato. Gli Stati Uniti nascono dopo la guerra civile, Esatto. anche la questione dei territori dell'Ovest fu proprio una legge del 1862, l'Homestead Act, approvata. E quindi i coloni andarono all'Ovest liberi, però erano le terre degli indiani. Chi liberava gli schiavi dall'altra parte però condannava gli indiani. Certo. E se posso anche a margine, vediamo come, se non erro, il 1° gennaio del 63 di fatto viene abolita la schiavitù, quindi a metà della guerra civile, se vogliamo l'anno 63, abbastanza decisivo, dove di fatto forse l'ago della bilancia pende per il nord, direi che è quasi un'arma strategica per piegare È un'arma ulteriormente il strategica, sud. diplomatica di Lincoln, lui con questo provvedimento che appunto è la guerra iniziata, no? Cerca di indebolire gli stati del sud, incitando la fuga, la rivolta agli schiavi. Tanti infatti fuggiranno, non ci saranno delle rivolte, ma fuggiranno al nord anche per arruolarsi nell'esercito nordista, giustamente, per conquistarsi anche da soli la loro libertà. E poi era un provvedimento per isolare politicamente gli stati confederati, che erano sempre lì per essere riconosciuti dall'Inghilterra, dalla Francia, che erano interessati sempre al cotone, no? Il famoso cotone degli stati confederati, che comunque continuava a essere la loro principale risorsa. E a quel punto gli stati del sud erano quelli brutti e cattivi che volevano la schiavitù, i nordisti erano quelli belli e bravi che la volevano abolire. Però il provvedimento di Lincoln fu un provvedimento di guerra, un provvedimento d'urgenza, possiamo chiamarlo un'ordinanza ministeriale, no? Tipo quelle che si facevano col Covid, no? Mentre invece è da sottolineare che la vera emancipazione, cioè un provvedimento legislativo, un percorso ordinario, lo fecero i sudisti. I sudisti alla fine della guerra approvarono l'emancipazione degli schiavi che avessero combattuto per il sud, ma non solo gli si dava la libertà a fine guerra, in caso ovviamente di vittoria, gli si dava anche la possibilità di vivere nei territori dove erano cresciuti e di avere anche un appezzamento di terreno, quindi gli si dava la possibilità anche di farsi un futuro rimanendo nella Confederazione. Lo stesso generale Lee approvava questa cosa, diceva: se prima o poi li dobbiamo liberare, è meglio che lo decidiamo noi e che questi schiavi liberati siano una risorsa per noi piuttosto che diventino una risorsa per il nemico. Purtroppo questo provvedimento sarà approvato tardi e quindi ormai, quando la guerra ormai era decisa, siamo già nella primavera del 1865,
ormai la Confederazione era agli sgoccioli. Bene, che se posso, chiusa una piccola parentesi a margine, parlando anche di Francia durante la guerra civile americana, ricordiamo che quel gran volpone di Luigi Bonaparte tentò di mettere su, come dire, un governo francese in Messico durante questo Con periodo. Massimiliano d'Asburgo. Esatto. Per questo, diciamo, era anche strategica la cosa di isolare gli Stati Confederati, no? Con questa manovra dell'emancipazione degli schiavi, il proclama di emancipazione, perché ovviamente i francesi che erano arrivati in Messico nel 62 e ci resteranno fino al 67, quando poi insomma i rivoluzionari di Benito Juarez vinceranno e fucileranno il povero Massimiliano a Cheretano, Massimiliano d'Asburgo, il fratello di Francesco Giuseppe, e i francesi avevano interesse che gli Stati Uniti fossero divisi, qualora fossero rimasti in Messico, perché ovviamente gli Stati Uniti divisi era diciamo un vicino meno scomodo che gli Stati Uniti, no? Tutti interi, questa grande nazione che stava sorgendo con queste grandi anche infrastrutture. Prima qui non vi ho fatto vedere questa mappa, ecco, dei vari tracciati, no? delle ferrovie, no? Che tagliavano da est a ovest gli Stati Uniti. Bene, io ti ringrazio per questa super cavalcata e nulla. Ringrazio te per questo spazio che mi hai dedicato e ringrazio chi ci ha ascoltato, che ha avuto la pazienza per oltre 2 ore di sentirmi parlare. Ringrazio ancora il professor Bognari che prima è passato, detto che recupererà in futuro, e anche Giulio di Italian Archive. Li saluto anch'io entrambi. Bene, e nulla, grazie a tutti, buona serata, e poi noi ci organizziamo per continuare questa nostra serie di questa playlist. Magari parleremo di artiglieria la prossima volta, più argomento. Una serie, una live esplosiva. Va bene. Vederci a tutti e grazie.